Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, tablettino, quindi Boomer Shooter. Ma prima vi ricordo che vi lascio il mio link referral Amazon, che se comprate qualcosa attraverso questo link a voi non aggiunge niente di prezzo, ma a me Amazon riconosce qualcosa per avervelo consigliato. Aiutate un po' il canale e me a portarlo avanti, perché un aiutino schifo non fa. Grazie. Tutto inizia col nostro protagonista che torna a casa dopo una dura giornata di lavoro, si vuole gustare un kebab, ma succede un terremoto in Senigallia e si ritrova a combattere zombie e mostri venuti dall'inferno. Nel frattempo anche gli alieni hanno deciso di invadere Senigallia, evidentemente un punto strategico per la conquista della Terra, e quindi il nostro eroe si ritrova a combattere sia mostri venuti dall'inferno che alieni. Come ogni buon boomer shooter che si rispetti, ci sono un'infinità di armi di ogni tipo, tutti richiamabili anche attraverso la ruota, che a un certo punto diventa anche più comoda, perché in ogni tasto delle armi ci sono 2 o 3 armi diverse. Abbiamo i pugni, abbiamo i coltelli, abbiamo la spada, l'affettatrice, il mitragliatore, il pompa, il plasma, e armi meno convenzionali come per esempio un teschio che spara dei raggi potentissimi ma ci dà anche maledizione, insomma ci toglie un po' di vita, abbastanza in realtà, mentre la usiamo. È un libro demoniaco che richiama delle anime che vengono a combattere con voi, insomma vi aiutano. Ogni arma ha la seconda modalità di fuoco, per esempio c'è la spada che fa il parry, l'affettatrice che lancia delle lame esplosive, il mitra che fa anche da lanciagranate. E per esempio i cazzotti fanno il petofono, che è praticamente un coso che fa le scoregge, che ci ricarica vita, che usato in combinazione con il teschio che ci dà maledizione, usate un po' il teschio, un po' il petofono, insomma viene fuori una bella combo. Lungo il tragitto incontriamo dei personaggi che immagino a questo punto che siano amici dello sviluppatore, che ci danno delle missioni. Per esempio se facciamo la missione di uno ci dà la chiave per andare avanti nel prossimo livello, oppure delle missioni secondarie per avere dei collezionabili o armi o eccetera. Una cosa particolare è che in quasi tutti i livelli c'è un omino che, se noi andiamo al distributore automatico, che anche quello c'è praticamente in tutti i livelli, il distributore automatico ci può dare sia armi che munizioni che il pacchetto di sigarette, c'è anche il gratta e vinci. Se noi prendiamo il pacchetto di sigarette, tra parentesi le nazionali, e lo diamo a questo omino, ci dà un po' di munizioni. Non tante, però è una cosa carina, io ogni tanto lo facevo per sfizio. Quando meno te lo aspetti in questo gioco ti piazza un boss, che non è che siano molto difficili, ma il problema è che in un corridoio molto stretto mi sono trovato davanti un alligatore gigante, un coccodrillo gigante, ed era difficile girargli intorno, scappare questo, però con l'arma giusta sono riuscito a buttarlo giù. A leggere i commenti su Steam ho visto che Senigallia è riprodotta molto fedelmente e ci sono citazioni a cose di Senigallia, per esempio c'è la Coop, la pizzeria sopra la Coop. Io sinceramente quando sono andato a Senigallia a trovare McCall ho visto cose diverse, però ricordo le mura e ricordo quasi solamente la classica rotonda sul mare, e quella c'è, è fatta bene, sì, l'ho riconosciuta, però immagino anche i modi di dire, cioè il nostro protagonista mentre colpisce o viene colpito dice cose che probabilmente sono di uso in Senigallia, quindi io penso che questo gioco sia un must have o must play per chi abita a Senigallia o conosce bene Senigallia. La versione gratuita, se non sbaglio, che è la vecchia, non il remake, la trovate su itch.io, invece Hellgate Senigallia Remake è su Steam e la trovate naturalmente a pagamento. C'è anche la polizia, che in questo gioco è stata robotizzata, probabilmente come segno di protesta,
che la polizia normale sono dei Terminator e poi ci sono i poliziotti più grossi che sono tipo degli ED, tipo quelli che si vedono in Robocop 2 se non sbaglio, e niente, così, è un tocco cittadino, è un tocco simpatico, ci sta. Spesso ci sono dialoghi e filmati a inizio livello, metà livello, fine livello, eccetera, eccetera. C'è stato un livello in particolare che mi ha fatto ricordare Half-Life, perché si passava in mezzo alle prese dell'aria e tutto. Invece un altro livello mi ha fatto abbastanza ricordare Resident Evil. Tra l'altro mi venivano anche certi brividini a giocarlo, le musiche. A proposito, le musiche sono molto azzeccate, molto fatto bene, non sono buttate lì. È stato molto curato e un punto a favore è sicuramente la grafica. Quando sapevo già che usava il motore grafico di Doom, GZ Doom, però quando l'ho visto come è stato utilizzato sinceramente sono rimasto sorpreso, non mi aspettavo che GZ Doom potesse essere utilizzato in questo modo. Lo sviluppatore è uno dei level designer di Grezzo 2.2. Però questo gioco qua, Hellgate Senigallia, mi è sembrato particolarmente più curato e fatto meglio. Qualche volta ha crashato, ma neanche così spesso. Ha crashato in 8 ore e mezza 3 volte, il che è abbastanza accettabile perché comunque i tempi di caricamento non sono lunghi. È un bel gioco, lo consiglio, secondo me a chi ama il genere va giocato e tra l'altro quando ci sono gli sconti Steam lo trovate anche a meno di 5 euro, quindi a quel prezzo sicuramente è un must have, molto molto divertente e come ripeto si completa in 8 ore e mezza molto piacevoli. Ok ragazzi, per questo video era tutto, enjoy!